Benvenuti su Culture and Education. Oggi analizziamo un termine prepotentemente entrato nel dibattito politico: remigrazione. Letteralmente questo termine indica il rientro volontario di un individuo nel proprio paese d'origine. Nel lessico politico contemporaneo, tuttavia, questa parola ha assunto una sfumatura diversa, finendo per indicare l'ipotesi di favorire o imporre l'allontanamento di chi viene etichettato come estraneo o incompatibile con l'identità nazionale. In questo passaggio il termine abbandona la sua natura puramente descrittiva per trasformarsi in un vero e proprio manifesto ideologico. Allargando lo sguardo emerge una criticità fondamentale legata al fatto che il cammino dell'umanità consiste da sempre in un inarrestabile flusso di movimenti. Le grandi civiltà fioriscono grazie al contatto reciproco, come dimostra il nostro Mediterraneo, che per millenni ha funzionato come una formidabile autostrada percorsa da idee, merci, religioni e persone. L'identità italiana stessa rappresenta l'affascinante risultato di una lunghissima stratificazione. L'idea di voler riavvolgere il nastro si rivela perciò culturalmente molto fragile, ponendo interrogativi irrisolvibili su quale epoca dovremmo prendere a modello e quale presunta purezza originaria si dovrebbe ritrovare. La genetica, l'antropologia e la storia confermano l'assenza di un punto zero. Lo scienziato Guido Barbuiani, nei suoi studi sull'illusione delle ratio, illustra chiaramente come la divisione dell'umanità a compartimenti stagni risulti biologicamente infondata. Siamo una specie profondamente interconnessa, molto più di quanto certe narrazioni identitarie suggeriscano. Riconoscere questa fluidità storica lascia ovviamente intatte le sfide del presente, poiché i fenomeni migratori portano con sé questioni complesse che toccano il mondo del lavoro, la sicurezza, il sistema scolastico e la coesione sociale. Gestire tali dinamiche richiede pragmatismo e strumenti democratici, affrontando i problemi sistematici senza cadere nell'errore di trasformare interi gruppi umani in un ostacolo da rimuovere fisicamente. Il ruolo della cultura consiste nel mantenere lucida l'analisi, evitando di disumanizzare le persone, riducendoli a bersagli. Il Novecento ci ha lasciato in eredità lezioni inequivocabili su come i tentativi statali di ingegneria sociale, volti a creare società omogenee tramite espulsioni e trasferimenti forzati, abbiano generato instabilità, traumi e violenze. Inseguire il mito della purificazione comunitaria genera diffidenza anziché giustizia. I fondamenti della democrazia iniziano a vacillare. Esiste inoltre un paradosso che ci tocca da vicino. Per oltre un secolo l'Italia è stata terra di partenze. Milioni di connazionali hanno attraversato oceani e valicato montagne verso le Americhe o il Nord Europa, spinti dalla fame e dalla ricerca di dignità, scontrandosi spesso con ostilità, pregiudizio e discriminazioni. Proviamo a immaginare quante ambizioni sarebbero state stroncate e quante fiorenti comunità italo-discendenti non avrebbero mai visto la luce se le nazioni ospitanti avessero applicato nei loro confronti il principio della remigrazione di massa. Naturalmente gli Stati mantengono il pieno diritto e il dovere di regolamentare i propri confini, gestire i flussi e far rispettare le leggi. Ma la bussola deve restare lo Stato di diritto, all'interno del quale le persone vengono valutate per le loro responsabilità. Il diritto europeo, a questo proposito, vieta esplicitamente le espulsioni collettive, tutelando la storia e i diritti del singolo. A fargli eco troviamo la nostra Costituzione, i cui articoli 2 e 3 riconoscono e garantiscono rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale.
Queste disposizioni, scolpite dopo la tragedia dei totalitarismi, fungono da solidi argini democratici ed emergono come elementi essenziali quando la paura minaccia di trasformarsi in programma politico, rischiando di offuscare il valore alienabile della persona. Allo stesso modo, l'identità culturale va pensata come un organismo vivo e in continua evoluzione, la cui tutela richiede consapevolezza e capacità di trasmettere valori e memoria. Rinchiudere le proprie tradizioni sotto una campana di vetro le trasforma in sterili reperti da museo, mentre una civiltà matura accoglie il dialogo per renderlo un motore di crescita. Ecco perché la remigrazione, declinata come allontanamento forzato, assume i contorni di un'illusione regressiva in grado di offrire soluzioni solo apparentemente immediate, promettendo ordine attraverso una semplificazione brutale e offrendo sicurezza al prezzo di nuove potenziali ingiustizie. La storia ci insegna a diffidare delle scorciatoie, ponendo la nostra epoca di fronte alla necessità di affrontare le dinamiche migratorie unendo realismo, legalità e umanità. Raggiungere questo obiettivo richiede politiche lungimiranti, sostenute da un tessuto culturale solido e capace di elevare il dibattito oltre la propaganda. Se queste riflessioni vi hanno fornito nuovi spunti, vi invito a condividerli nei commenti. Secondo voi, perché concetti simili stanno riconquistando tanto vigore nel dibattito odierno? Dipende dal timore del futuro, dall'incertezza economica o forse da uno scollamento dalla nostra stessa memoria storica? Discutiamone insieme con il rispetto e l'approfondimento che caratterizzano la community di Culture and Education.